Pierre Huyghe è un artista contemporaneo francese noto a livello internazionale che oggi vive e lavora a Santiago del Cile. Acquari, boschi, pavimenti scavati, discariche abbandonate, alveari sono alcune delle opere realizzate da Huyghe. Pierre Huyghe nasce nel 1962 a Parigi e si diploma all'École supérieure des arts décoratifs nel 1985. All'inizio della sua carriera, l'artista conduce sperimentazioni legate alla fotografia e al video, proponendo rivisitazioni sperimentali di film come nel caso dell'opera Les Incivils del 1995, un lavoro che riprende il film Uccellacci e uccellini del 1966 di Pierpaolo Pasolini. Il girato è ambientato negli stessi luoghi del film pasoliniano. La pratica artistica di Huyghe è complessa da riassumere. Il suo lavoro offre molteplici sfumature e l'impiego di diverse tecniche e materiali. L'artista ha trovato congeniale lavorare al di fuori dello spazio museale. Celebre è stato l'intervento realizzato nel 2008 quando ha trasformato per 24 ore la sala da concerti della Sydney Opera House in un bosco pieno di nebbia, o quello organizzato nel 2010 presso il Palazzo di Cristallo del Reina Sofia di Madrid, che fu convertito in un giardino con piante iconiche delle festività, con il fine di far riflettere su come le commemorazioni della nostra società contemporanea siano oramai associate a oggetti. In molte installazioni site-specific, Huyghe interviene sugli spazi interpretandoli come ambienti che offrono nuove possibilità di coabitazione tra eventi, elementi e materiali organici e tecnologici. Crea nuovi habitat e mette in atto dinamiche che si auto-organizzano e si trasformano. All'interno di tali luoghi si generano nuovi cambiamenti, nuovi micro e macro spazi che sono sempre in divenire, come nell'opera Variants, presentata all'interno del Parco delle Sculture del Museo di Kistefos, in Norvegia. Uno dei suoi interventi di maggior impatto è stato all'interno della mostra di arte contemporanea dedicata alla scultura nello spazio pubblico, Sculpture Project di Münster, che si distingue per essere un appuntamento artistico che si rinnova ogni 10 anni. È il 2017 quando presenta l'opera Afterlife Hedge per tale manifestazione. L'installazione è stata realizzata dentro un ex palazzetto di pattinaggio sul ghiaccio, nel quale l'artista ha rivoltato e scavato la zona centrale, creando un enorme ecosistema materico vivente. Si è trattato di un grosso e dispendioso intervento artistico costato 1 milione di euro. Huyghe ha ricreato un ambiente in cui esseri umani, animali e non possono esistere in uno spazio e generare nuovi flussi e nuovi cambiamenti, il tutto con l'obiettivo di far accadere nuove realtà. Scavando nella terra, Huyghe ha trasformato il terreno in un nuovo corpo, ha dato vita a una nuova architettura organica e ibrida. È interessante notare quali sono stati i materiali usati. Troviamo un pavimento in cemento della pista di pattinaggio, giochi di logica, ammoniaca, incubatore di cellule tumorali umane, sabbia, argilla, acqua freatica, batteri, alghe, api, acquario, pavone, confluo, fiscia strutturale soprattutto automatizzata e pioggia. La ricerca di Huyghe procede verso la creazione di nuovi sistemi di interazione tra luogo e materia organica e tecnologica. Essi si presentano come un corpo ibrido formato da vite intelligenti, materiale biologico e tecnologico che imparano, si modificano ed evolvono insieme. Un chiaro esempio del suo modo di procedere è fornito dall'opera Untitled del 2012, un sito invaso dalla vegetazione presentato per Documenta 13 a Kassel. Si trattava di un lotto libero invaso da natura, cumuli di materiale compostabile e organico, attraversato da una passerella o da un sentiero. Le colline erano ricoperte da piante ed erbacce. Erano state posizionate anche alcune lastre di pavimentazione. Per gli spettatori non risultava chiaro cosa fosse stato alterato artisticamente e cosa no, dove finisse l'impianto di compostaggio e dove iniziasse l'opera d'arte. Anche qui merita soffermarsi sui materiali impiegati. Cani, alveari, api, vegetazione, materiale organico, materiale edilizio, colline e calco in cemento.
Tra i temi degli interventi progettati da Pierre Wigg va ricordata anche una particolare attenzione per le dinamiche relazionali e sociali che si instaurano nelle collaborazioni con altri artisti o comunità intere, come quando nel 1999 collabora con l'artista francese Philippe Parreno e insieme danno vita al progetto No Ghost Just a Shell. 46,000 yen paid to a design character company, K-Works. I ended up like some others in the catalog. Il lavoro prende il nome dal manga cyberpunk giapponese del 1988, Ghost in the Shell. La protagonista femminile è un cyborg che si interroga sul significato della sua esistenza. Gli artisti concepiscono questo avatar come un guscio vuoto e iniziano ad abitarlo attraverso i loro lavori. Ann Lee è il nome che viene dato al personaggio che gli artisti hanno comprato in versione base dalla K-Works, un'agenzia giapponese. Ann Lee diventa protagonista di 13 lavori che hanno coinvolto una serie di ulteriori artisti diversi come Dominique Gonzalez-Force e Rikrit Tiravanija. Il progetto termina nel 2003 quando il duo francese trasferisce i diritti legali a una fondazione che appartiene alla stessa Ann Lee. Dunque essa si trasforma in una persona giuridica che acquista il proprio personaggio. Nel 2024 viene organizzata un'importante mostra a Venezia co-curata da Wigg stesso, presso Punta della Dogana. La mostra dal titolo Liminal offre una retrospettiva sul lavoro tanto complesso quanto affascinante dell'artista, presentando opere inedite come Idiom, una lingua sconosciuta generata in tempo reale dall'intelligenza artificiale, o esempi classici del suo lavoro come l'installazione Zudran 6 che prevede un acquario abitato da granchi e una copia conchiglia di resina della Musa dormiente del 1910 dell'artista Konstantin Brancusi. La mostra è costantemente giocata sul binomio rappresentazione essere umano più essere non umano. Nella sua carriera Pierre Wigg ha partecipato a molte esposizioni internazionali di arte contemporanea, vincendo diversi premi come nel 2001 il premio speciale della giuria alla Biennale di Venezia, nella quale aveva esposto nel padiglione francese l'opera Le Château de Turing, un'installazione programmata da una macchina che decideva cosa esporre nelle stanze, in aggiunta a delle pareti che reagendo a degli stimoli esterni diventavano opache o trasparenti. Tra i riconoscimenti internazionali più importanti per un artista visivo, Pierre Wigg inoltre ha vinto il premio Hugo Boss e l'Halfman Prize.